Attenzione ragazzi, il pedale che vedrete tra poco non è un delay, non è un riverbero, non è un looper, eppure li controlla tutti e tre, più l'amplificatore e il computer. In questa scatola c'è il nuovo pedale della Walrus che permette di sostituire praticamente tutto quello che di solito serve per controllare una pedaliera complessa. Le promesse sulla carta sono parecchie e ora vi faccio vedere come potrebbe esservi utile, ma c'è una domanda: conviene davvero affidare tutto a un pedale solo? Te lo dico subito, ma a una condizione. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e questo è il Canvas Expression della Walrus. La condizione è che non è un pedale di espressione qualsiasi. Partiamo da cosa lo rende diverso. Quante volte hai comprato un pedale di espressione pensando vabbè, questo funziona con tutti i pedali che ho, poi l'hai attaccato e al tuo delay non andava bene? Questo succede perché un pedale di espressione è banalmente un pezzo di metallo con un potenziometro dentro. Muovi il piede, il potenziometro gira e manda un segnale al pedale collegato. Funziona, ma è progettato per funzionare bene con un tipo specifico di pedale e non con tutti. Il risultato quindi qual è? Che devi comprare un pedale diverso per ogni attrezzatura. Quello che funziona infatti con un delay spesso non va bene per un riverbero o per l'amplificatore. Io uso da sempre due controller a pedale, ma il punto è che entrambi fanno una cosa alla volta. O sei nella modalità Expression oppure nella modalità wah o stai controllando il volume. Il Canvas Expression invece controlla tutto insieme grazie proprio a due uscite indipendenti e a un sensore di posizione al posto del vecchio potenziometro. Quindi questo pedale è costruito per durare, niente parti mobili che si usurano, niente componenti meccanici che si possono rompere. Ed essendo poi aggiornabile via software non diventerà mai obsoleto. Ma vediamo il setup. Ho messo un delay e un riverbero collegati direttamente nel mio amplificatore. Il Canvas ha il rilevamento automatico del wiring, quindi lo colleghi a qualsiasi pedale compatibile e lui capisce che tipo di cavo stai usando. La configurazione dei parametri resta da fare, ma è rapida e si fa direttamente dal pannello del pedale senza passare dal computer. Ci sono due pulsanti e dei LED che ti permettono di capire che cosa stai facendo. Le due uscite poi del Canvas Expression si possono configurare in modo indipendente, ad esempio come espressione, come switch oppure come CV per chi lavora con dei synth o dei sistemi modulari. E a questo poi si aggiunge un'uscita e un ingresso MIDI via TRS e un'altra via USB-C. E il dettaglio tecnico che fa la differenza è proprio il sensore di posizione. Puoi regolare la tensione per avere più o meno resistenza sotto il piede, ma la vera domanda è: come fa un pedale solo a controllare due effetti diversi contemporaneamente? Adesso lo vediamo. Ho iniziato il test collegando l'uscita analogica del Canvas direttamente al delay e questa uscita controlla il tempo. L'ho configurato in pochi secondi dal pedale stesso. Muovi il piede in avanti e il tempo diminuisci, torni indietro e aumenta. La risposta è pulita da inizio a fine corsa, senza quei punti morti che spesso si trovano nei pedali più economici. Guardate cosa succede invece con il reverbero. Ho collegato la seconda uscita del Canvas e abbassando il pedale aumenta l'effetto, passando da suoni clean ad atmosfere ambient con un semplice tocco. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un pedale di espressione ed esprimetelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscriverti al canale, non vi voglio! Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vedrò perché non dovete iscrivervi al canale, mai! In studio mi è capitato spesso di dover controllare due parametri contemporaneamente, ad esempio il feedback del delay che sale per creare tensione e il livello di un altro pedale che scende. Per farlo avevo bisogno di due pedali di espressione e ovviamente due piedi liberi e per farlo dovevo stare per forza seduto. Con la doppia uscita indipendente del Canvas invece basta assegnare un parametro all'uscita A e uno all'uscita B e il movimento del piede gestisce entrambi contemporaneamente. Guardate cosa succede se li attivo entrambi.
ma ragazzi è nel MIDI che il pedale cambia davvero categoria. Tutti i pedali MIDI si possono interfacciare tranquillamente al canvas e da lì puoi inviare messaggi di control change per controllare ad esempio la profondità e in contemporanea magari gestire anche la CS1, il simulatore di ampli sempre della Walrus, per gestire ad esempio il gain staging, per cambiare il tipo di amplificazione. Tutto ciò che può essere controllato via MIDI lo puoi fare con il Canvas Expression. Rispetto al mio vecchio setup dove servivano due pedali di espressioni più i relativi cavi DRS, ora basta un pedale solo e una configurazione fatta una sola volta. Meno cavi quindi sul pavimento, meno cose da portare e soprattutto meno probabilità che qualcosa vada storto, magari a metà brano. E tu quanti pedali hai sulla pedaliera in questo momento? Scrivi il numero nei commenti, voglio vedere che la pedaliera più piccola è quella più esagerata. Ragazzi, ma il vero vantaggio è un altro: puoi creare movimenti espressivi che con due pedali separati sarebbero impossibili. Un parametro che sale mentre l'altro scende con lo stesso movimento del piede. Non è quindi soltanto comodità, è una cosa che proprio prima non potevi fare. Sul lato tecnico il Canvas Expression permette di assegnare fino a 16 messaggi MIDI diversi, gestiti tramite un editor web pensato proprio per le configurazioni più avanzate. Non è una cosa che serve ovviamente a chi ha soltanto due pedali, ma diventa importante appena il setup cresce e i parametri da controllare in parallelo aumentano. E può ricevere comandi MIDI da altri controller per attivare o disattivare le uscite da remoto. Per chi ha una pedaliera MIDI complessa, quindi con più processori che devono rispondere insieme allo stesso movimento, questo pedale toglie di mezzo la necessità di avere un pedale di espressione dedicato per ogni singolo pedale. E cosa succede se dobbiamo controllare un computer? Il Canvas Expression è ottimo anche per chi ha un home studio o utilizza il proprio computer su un palco. Chi registra infatti sa quanto sia comodo automatizzare un parametro mentre suona, perché o molli la chitarra per prendere il mouse o rinunci a quel movimento espressivo e lo aggiusti dopo in post produzione. La cosa è molto semplice: colleghi il pedale al computer via USB-C e diventa un controller MIDI a tutti gli effetti. Addirittura la risoluzione è a 14 bit che rende i movimenti fluidissimi, niente quindi salti a scalini. Vi ricordo che un controller standard è a 7 bit, quindi a 128 valori, qui ne abbiamo più di 16.000. Mi è capitato di registrare una chitarra con un plugin di modulazione aperto dentro Logic e dover automatizzare la profondità dell'effetto proprio mentre registravo la take. Ho assegnato quindi il parametro dal web editor, ho messo il piede sul pedale e ho gestito la modulazione in tempo reale, mentre le mani restavano sulla chitarra. E niente automazioni disegnate col mouse. Ovviamente funziona anche se usi il computer dal vivo con un rig digitale, magari un plugin di simulazione di amplificatore. Con il Canvas collegato via USB-C puoi gestire ad esempio il gain del simulatore con il movimento del piede, oppure puoi impostare ad esempio la velocità del tremolo. Puoi gestire tutti i parametri velocemente senza guardare più lo schermo. E se tutto questo controllo ti incuriosisce, vuoi imparare a usare gli effetti per creare i tuoi suoni, ho un corso che fa per te, il mio corso Suoni Effetti. Ti lascio il link qui sopra e in descrizione. Ma ragazzi, facciamo un passo indietro. Questo pedale controlla due effetti analogici in contemporanea, comunica via MIDI con tutta la pedaliera e si collega al computer per controllare dei plugin con la comodità del MIDI a 14 bit. Quanto vale per voi un pedale così? Ragazzi, il costo è di 329 euro. Questa è la cifra, ma vediamo se li vale davvero. Se vi ricordate all'inizio vi ho detto che questo pedale promette di sostituire tutto quello che serve per controllare una pedaliera. Se suoni con un solo pedale e un amplificatore probabilmente puoi spendere molto meno e va benissimo, ma se hai un setup misto o analogico digitale, vuoi controllare il cambio canale dell'amplificatore, i tuoi pedali, non trovi niente di meglio sul mercato. Il link per approfondire te lo lascio in descrizione e qui sotto vi lascio anche il video sul Canvas Clock che sulla mia pedaliera ha fatto la differenza. E tu lo compreresti il Canvas Expression? Se sì, che cosa ci controlleresti? Scrivimelo nei commenti, leggo tutto. E se vuoi portare la tua chitarra al livello successivo, ti ho lasciato la mia mappa gratuita in descrizione. 9 livelli per passare da zero a chitarrista completo. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!